Allora, amica, Sì, quest- iPad. Ciao iPad, io sto parlando a un iPad. quindi siamo tecnologici noi Davide Maggio, quindi riesci a parlare con l'iPad. Allora, quello che ti dico, quest'anno sarai non sarai il peggiore a parlare italiano. Quest'anno io non sarò il peggio, sì. No, non sarò il peggio a parlare italiano. Perché? Ma non lo so, infatti. Perché io non ho parlato con Skinny in italiano ancora. Stasera prendiamo una drink insieme, io voglio parlare solamente in italiano e vedere la sua reazione. Ma lei è molto intelligente, è stata sposata una italiana svizzera, allora probabilmente non sarà così una grande sfida che quello che ho dovuto fare, perché prima io non avevo nessuna parola di italiano dentro di me. Ma dopo le tensioni dell'anno scorso, avresti rifatto X Factor se ci fosse stato Morgan? Se, 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 se ci sarà amore quest'anno io sono molto contento, ma tutto dipende se lui ha voluto fare. Se lui non aveva voluto fare X Factor, ma aveva fatto, sarebbe stato molto difficile, perché l'unica cosa che dà un senso di armonia a questo programma che è al tavolo della giuria è quando tutti i giudici vogliono veramente essere lì, perché questa cosa non si può falsificare. Ma Morgan sta facendo il suo tour, come ho detto l'anno scorso. Io devo dire che io sono un fan e Morgan è un grande in tanti sensi, è anche una vera persona, una persona complicata, ma una persona credibile, con tanto talento. Ma lui sta facendo il suo tour quest'anno, come ho detto l'anno scorso con Elio. Elio non è morto, Elio è morto, Elio è Elio. Semplicemente l'anno scorso non eri lì, Non era lì, sì, non era lì. non era lì, ma lui adesso è di ritorno. Forse ci sarà Morgan l'anno prossimo o dopo, chi lo sa. Tu, 3 anni però sono tanti per te. 3 anni è tanto per me. Sì, per me nella mia vita dove veramente devo dire che in questi ultimi 2 o 3 anni non mi sono fermo per più di 3 giorni, è una cosa abbastanza crudele nel senso del planning, perché sto facendo anche il mio tour, in 2 giorni inizio la tour in Corea, in Asia, dopo Giappone, Cina, Hong Kong. Sì, è un po' difficile anche con The Voice France, tutto insieme con un nuovo album che esce in giugno, ma la cosa che ho imparato è che l'isolazione può bloccare un po' la creatività, e che adesso sono molto fortunato che posso scegliere un po' quello che voglio fare. E questo vuol dire che anche se sono molto impegnato, devo dire che tutti questi impegni mi danno un senso di energia che anche provoca una creatività. Ho fame, come mi piace dire, ho fame, tutti questi progetti mi danno un appetito. Hai citato The Voice France, ho visto che Cowell in conferenza ha un po' Sì. criticato The Voice. Cavolo ha criticato The Voice France. The Voice. Ovviamente, Cavolo ha criticato The Voice, ovviamente, Cavolo è Cavolo, Cavolo è proprietario di questo format, se lui non critica The Voice, chi lo farà? E questo è un gioco dei media, allora, non siamo stupidi. Ogni show ha una sorta di significanza, si dice, Significato. significa diversa in ogni paese. Allora, in Francia c'è The Voice, X Factor in Francia è stato un disastro totale, senza niente, non ha funzionato. Ma qua in Italia il migliore programma è X Factor, 100%. In Francia c'è The Voice, qua c'è X Factor. Che in Italia The Voice. E in Italia c'è The Voice, ma X Factor è meglio, 10 volte meglio. E anche The Voice Francia è 10 volte meglio che X Factor lì. Allora è diverso, ogni paese ha anche se i format
sono diversi e i proprietari di questi format sono diversi, come Caol e Endemol. Devo dire che le cose che loro hanno, che quando un programma così funziona c'è una credibilità, ci sono rischi, c'è una bella energia, c'è una bella giuria. Questi sono ingredienti che sono in tutti i programmi di questo genere che funzionano veramente bene. E dal tuo punto di vista, le differenze tra fare è più difficile o più facile fare il giurato di spalle piuttosto che diciamo fare il giurato a The Voice piuttosto che ad X Factor? È meglio, peggio, più difficile, più facile? Italia, Francia, anche per quello me poi. tutte e due sono molto, io sono al mio agio su tutte e due, The Voice France e X Factor Italia, perché sono libero. Io posso scegliere la canzone che voglio scegliere, io posso dire quello che voglio dire. Loro non fanno questi montaggi dove cambiano il senso di quello che abbiamo detto. Questa è una cosa molto importante nella televisione, di avere un senso di sicurezza anche nella produzione, perché per esprimersi, questo è essenziale. Allora, per me, io sono un musicista principalmente, io sto facendo televisione in questo momento anche perché c'è anche molta creatività in questi progetti adesso televisivi, ma per me io sono musicista e questa è la cosa che è nel mio cuore. Non ti spaventano le etichette? In Italia si tende a volte ad affibbiare l'etichetta da personaggio televisivo, da musicista, da boy band, visto che si parlava. Non ti spaventa questo? Non hai diciamo, pensato a questo rischio di essere etichettato, magari meno credibile come musicista? Paura di essere etichettato? Eh, chi se ne frega? Il lavoro parla per il lavoro e il lavoro è la cosa che dura sempre. Il lavoro su un programma, la maniera di parlare, le scelte, il lavoro in un libro, il lavoro in un disco, le parole, le melodie, i concerti. Questo è l'unica cosa che è importante. Le etichette sono una cosa temporale, ma il lavoro è per sempre.